Prepara i componenti per la costruzione dello stampo, ricavando il tutto da un pezzo di scarto di truciolare nobilitato. Per ottenere una finitura uniforme ti consiglio di utilizzare pannelli lisci e privi di venatura. Prima di assemblare lo stampo ingollo tutte le parti con del nastro adesivo, facendo attenzione a non sovrapporre i lati, ma disponendoli fianco a fianco. Questo impedirà alla resina epossidica di attaccarsi allo stampo, risparmiando tempo durante le fasi di levigatura. Assemblo le cornici dello stampo utilizzando silicone e viti. Per la colata andrò a utilizzare il sistema di resina epossidica Epodex Pro, studiate per colate da 0 a 2 cm di spessore. Determino la quantità di resina necessaria utilizzando il calcolatore messo a disposizione dalla Epodex sul loro sito. Semplicissimo da utilizzare in quanto basta inserire la lunghezza, larghezza e lo spessore della colata. Pesati i due componenti nel rapporto di miscelazione specificato sulla scheda del prodotto, procedo con la miscelazione degli stessi. Per diminuire la formazione di bolle d'aria durante questa fase è consigliato tenere la bacchetta di miscelazione sul fondo del bicchiere e versare la resina direttamente sopra di essa. Mescolo fino a quando la miscela di resina indurente sia priva di striature. Io a questo punto verso la resina in un contenitore pulito e mescolo di nuovo. In questo modo sono certo che i due componenti si uniranno completamente. Prima di effettuare la colata controllo che il piano si imbolla. Effettuerò 3 colate di resina, una prima di 3-4 mm dove adagerò dei chicchi di caffè, che bloccherò con la seconda colata, e la terza colata a filo dello stampo. Gli occhi dei più esperti avranno notato che durante la colata la resina risulta leggermente opaca. Questo è dovuto alle condizioni atmosferiche durante la colata, infatti fuori nevicava. Per questo motivo ho preferito aspettare 4 giorni prima di ritirare il tagliere dallo stampo. In questo video non ti mostrerò la finitura, perché farò un video specifico su questo argomento in occasione della realizzazione del mio River Table. Grazie di aver guardato questo video. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanella per restare aggiornato sui prossimi video. E infine grazie ad Epodex del supporto. Ci vediamo presto con un nuovo progetto. Chissà, forse proprio il River Table? Boh, scoprilo.